Il participio è un modo verbale indefinito che è così chiamato perché partecipa sia delle caratteristiche del verbo sia di quelle dell'aggettivo e del nome. Il participio può quindi assumere funzione di verbo, aggettivo e nome. Esempio con funzione di verbo: devi seguire la strada passante per il parco. Con funzione di aggettivo: comprerò della vernice coprente. Con funzione di nome: l'accusato ha baffi e barba. In italiano il modo participio ha due tempi, entrambi semplici: il presente e il passato. Il presente si forma aggiungendo alla radice del verbo la desinenza ante, se appartiene alla prima coniugazione, la desinenza ente, se invece appartiene alla seconda o alla terza. Per questo il participio presente dei verbi cantare della prima coniugazione, credere della seconda e bollire della terza sono cantante, credente e bollente. Il passato si forma aggiungendo alla radice del verbo la desinenza ato, se appartiene alla prima coniugazione, la desinenza uto, se appartiene alla seconda, e la desinenza ito, se appartiene alla terza. Per questo il participio passato del verbo cantare è cantato, quello del verbo credente è creduto e quello del verbo bollire è bollito. Attenzione però, perché le forme irregolari sono numerose. Ad esempio, il participio passato di fare è fatto, di cuocere è cotto, di ridere è riso. Vediamo ora come e quando si usa il participio presente. Il participio presente è usato spesso come aggettivo e nome, raramente come verbo. Usato come aggettivo, il participio presente svolge la funzione di attributo di un nome, concordando con esso in numero ma non in genere. Alcuni esempi. Sto leggendo un articolo interessante. Stanotte c'è una luna splendente. Ho delle essenze profumanti. Anche usato come nome, il participio presente varia solo in numero e non in genere. Possiamo capirne il genere dall'articolo che lo accompagna. Esempi: la partecipante ha 16 anni. Il partecipante è in ritardo. I partecipanti e le partecipanti sono sulla linea di partenza. In funzione di verbo, il participio presente è usato quasi esclusivamente nei testi letterari, burocratici e giuridici. Invece, nella lingua corrente, scritta e parlata, al suo posto è spesso usata una proposizione relativa. Esempi: addio monti sorgenti dall'acqua. L'avvocato facente parte della giuria si è espresso. Questa è la quota spettante a ognuno di voi. Nota: il participio presente, quando è usato come verbo, indica un'azione che avviene in contemporanea con quella della proposizione principale. Un esempio: stante così le cose, possiamo iniziare lo spettacolo. Adesso vediamo invece come e quando si usa il participio passato. Il participio passato, oltre che come verbo, è usato spesso in funzione nominale, cioè come nome e aggettivo. Usato come aggettivo, il participio passato svolge la funzione di attributo di un nome, con cui concorda in genere e in numero. Alcuni esempi: Marco è un pilota preparato. Elisa
è un'atleta preparata. Marco e Elisa sono ragazzi preparati. Anche quando è usato come nome, il participio passato varia in numero e in genere. Esempi: il laureato consegnò la tesi. La laureata parlava piano. I laureati e le laureate festeggiarono insieme. Come verbo, il participio passato invece si usa unito alle forme degli ausiliari essere e avere per formare i tempi composti di tutti gli altri modi verbali. Un paio di esempi. Ho comprato una bicicletta. Il ladro è fuggito a gambe levate. Si usa inoltre unita al verbo essere per costruire tutti i tempi delle forme passive. Esempi: sono stata investita da uno scooter. Tuo fratello era ammirato da tutti. Il participio passato può però essere usato anche da solo in proposizioni dipendenti, con valore temporale, con il significato di dopo, dopo che, o con valore causale, col significato di poiché. Esempi: ordinato un caffè, cioè dopo aver ordinato un caffè, andò a sedersi al tavolino. Rifiutata dalla figlia, cioè poiché fu rifiutata dalla figlia, la donna visse per sempre infelice. Nota: il participio passato, quando è usato come verbo, di solito indica un'azione che avviene prima di quella della proposizione principale. Un esempio: mangiato il cocomero, mi sono sentito sazio e felice. Parliamo ora della concordanza del participio passato. Quando il participio passato è accompagnato dall'ausiliare essere, concorda in genere e in numero con il soggetto. Quando invece è accompagnato dall'ausiliare avere, di solito resta invariato. Esempi: Teresa è caduta dall'albero. I ragazzi sono saliti sul tram. Laura ha legato 2 nastri. Quando il participio passato è preceduto da un complemento oggetto, può accordarsi con esso o rimanere invariato. Se però il complemento oggetto è costituito dai pronomi atoni lo, la, li, le, la concordanza è obbligatoria. Esempi: mi piacerebbe vedere i film che hai noleggiato. Oppure possiamo dire noleggiati. La bambina ha raccolto le fragole e le ha mangiate. Il cane ha giocato con i calzini e li ha bucati. Riportiamo ora una tabella con le forme del participio presente e passato, prendendo a esempio i verbi parlare, temere, vestire. Chi lo desidera può visionarla. Verbo parlare, prima coniugazione. Participio presente, parlante. Participio passato, parlato. Verbo temere, seconda coniugazione. Participio presente, temente. Participio passato, temuto. Verbo vestire, terza coniugazione. Participio presente, vestente. Participio passato, vestito.